Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Ford Fusion 1004 Diesel TDCi. Andiamo ad effettuare il tagliando, quindi sostituzione dell'olio motore, filtro olio, filtro aria e filtro carburante. Di quest'auto vedrete diversi video perché ho dovuto effettuare tanti lavoretti, ad esempio la distribuzione che ho già fatto, ma vedrete in un prossimo video, così come altre operazioni. Vi faccio vedere qualche ricambio qui. Qui abbiamo i bracci oscillanti, biellette da sostituire, pastiglie freno anteriori, olio del cambio. Qui vedete il kit filtri e l'olio motore che sostituiremo oggi, così come un pulitore per iniettori. Sostanzialmente quest'auto è stata appena acquistata, ovviamente di seconda mano, è stata ferma per tanto tempo e a pochissimi chilometri, però ovviamente l'età sua ce l'ha perché è del 2007. E allora, oltre a questi lavori, così come la distribuzione menzionata poco prima, vado anche a svuotare il serbatoio perché, ripeto, è stata ferma diversi anni. Ad ogni modo, questi sono argomenti dei prossimi video. Oggi ci concentreremo effettuando il tagliando. E iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Come al solito iniziamo dal vano motore sollevando la stina di controllo del livello dell'olio e svitando il tappo di rifornimento. Fatto ciò ci possiamo spostare al di sotto dell'auto. Immediatamente vediamo la coppa dell'olio e possiamo svitare il tappo di scarico con una chiave da 21 mm, ovviamente ricordandoci di porre al di sotto un recipiente per raccogliere l'olio esausto. Questo qui, come potete vedere, è veramente messo male. È eccessivamente scuro perché, ripeto, l'auto è stata ferma parecchio tempo e ha bisogno, tra le tante cose, sicuramente un cambio olio e il filtro. Ad ogni modo, nel frattempo che la coppa si svuoti, ritorniamo nel vano motore. Praticamente sul lato sinistro è presente il filtro dell'olio. Per raggiungerlo comodamente rimuoviamo il manicotto di entrata dell'aria, anche semplicemente solo questo raccordo qui in plastica morbida. Ed ecco che una volta rimosso già si intravede il tappo che contiene la cartuccia del filtro dell'olio e con una chiave da 27 possiamo svitarlo. Spostandoci sul banco rimuoviamo la guarnizione intorno al tappo per inserirne una nuova e ovviamente come sempre ci ricordiamo di oliarla per bene. Il filtro dal lato del tappo non abbiamo problemi, non dobbiamo rispettare nulla. Dal lato motore invece dobbiamo far combaciare il solito pirulino con il foro presente nell'alloggiamento. In questo caso è sul lato chiaramente basso verso la parte anteriore del motore.
Sostituiamo la rondella di alluminio rame che funge da guarnizione al tappo di scarico e possiamo procedere a riavvitarlo sulla coppa. Tra parentesi, se vedete è più pulito è perché abbiamo rimosso la coppa dell'olio e sostituita la guarnizione perché c'era una perdita, ma comunque uscirà un video dedicato. Concluso il lavoro al di sotto dell'auto, ritorniamo nel vano motore. Con una chiave Torx da 25 rimuoviamo le 3 viti che tengono il coperchio del filtro dell'aria. Rimuoviamo lo sporco grosso in eccesso. Se utilizziamo una pistola ad aria compressa come in questo caso, stiamo attenti a coprire per bene l'ingresso dell'aspirazione dell'aria per evitare che lo sporco passi all'interno del motore. Prima di inserire il filtro dell'aria nuovo e rimontare il coperchio, è più comodo lavorare adesso e sostituire il filtro del gasolio. Innanzitutto rimuoviamo la copertura metallica, questa è mantenuta sopra il filtro stesso grazie a 2 piccoli bulloni da 7 mm. Proseguiamo staccando uno dei connettori. Per farlo dobbiamo innanzitutto spingere il connettore verso il filtro, successivamente premere i 2 bottoni posti ai lati e infine staccare il connettore stesso. Identica operazione per l'altro connettore. Quindi spingiamo verso il filtro il connettore, premiamo i 2 bottoni e stacchiamo il connettore. Ora dobbiamo svitare una piccola vite sempre Torx da 25 che tiene ancorato il nostro filtro. Prendendo il filtro nuovo vi faccio vedere come è agganciato. In pratica da un lato c'è questa linguetta qui che blocca il filtro dal lato dell'abitacolo, dall'altro lato invece è tenuto dalla vite che abbiamo appena tolto. Quindi per rimuovere il filtro ruotiamo leggermente in senso antiorario il filtro stesso e lo scalziamo. L'unica cosa da stare attenti è il connettore posto al di sotto del filtro, che è il sensore di presenza dell'acqua all'interno del filtro stesso. Quindi nel rimuovere il filtro stiamo attenti a quel connettore lì da staccare, altrimenti rischieremo di strappar via i cavi. E cosa molto curiosa, come vedete non era attaccato nulla. Sostanzialmente chi aveva montato precedentemente il filtro non aveva agganciato quel connettore lì. E allora, operazione inversa. Innanzitutto colleghiamo il connettore nella parte bassa del filtro e procediamo a installarlo. Per farlo ricordo, prima lo facciamo incastrare dal lato dell'abitacolo in modo che la linguetta vada nella sua sede e successivamente lo blocchiamo dall'altro lato della parte anteriore con la vite Torx 25. Per lavorare un po' più comodi vi faccio vedere che non è obbligatorio, io l'ho fatto, ripeto, giusto per comodità. Ho staccato il manicotto di presa dell'aria che si aggancia alla cassa filtro. L'ho solamente staccato e spostato leggermente in modo da avere un po' più gioco e muovere più liberamente il filtro. Ad ogni modo riagganciamo i 2 connettori staccati e infine riposizioniamo la copertura metallica al di sopra del filtro andandola a bloccare avvitando i 2 piccoli bulloni da 7 mm.
filtro dell'aria nuovo e possiamo chiudere la cassa filtro. Tre linguette. Bene, adesso non ci resta che inserire l'olio nuovo. Solito discorso che ormai sappiamo benissimo. Per quanto riguarda il tipo di olio da inserire, ovvero specifiche, gradazione, eccetera, quello che dobbiamo rispettare in modo imprescindibile sono le specifiche imposte dalla casa madre. Per specifiche intendo se un olio è C2, C3, A3B4 o con additivi particolari per un tipo di motore e così via. Quindi queste specifiche sono imposte dalla casa madre, non possiamo assolutamente non rispettarle. Per quanto riguarda invece la gradazione dell'olio, ovvero 1030, 530, 540, 030 e così via, questa dipende da tanti fattori, ovvero se utilizziamo l'auto maggiormente in città, quindi facendo brevi spostamenti, oppure in autostrada e allora lunghe percorrenze, a che temperatura si trova la nostra zona di utilizzo, quindi se stiamo in montagna, se stiamo a mare, fa freddo, fa caldo, o ancora se notiamo al cambio dell'olio morchie, residui ferrosi, viscosità e densità particolare e così via. E allora la gradazione dell'olio non si può scegliere a prescindere, bisogna effettuare diverse prove, diverse valutazioni per capire quale è più adatta al proprio motore. E per proprio motore intendo non tipo di motore, perché anche se abbiamo due motori identici dello stesso anno di produzione, uno può funzionare meglio con un tipo di gradazione, l'altro può funzionare meglio con un altro tipo di gradazione. È normalissimo. E quindi come facciamo a scegliere la gradazione? Si parte sempre da quella consigliata dalla casa madre, ed è appunto consigliata, non imposta. Successivamente, effettuando diverse prove, ripeto, e facendo diverse valutazioni, utilizziamo una gradazione più adatta al nostro motore. Per quanto riguarda la modalità di riempimento dell'olio, l'errore in cui si può cadere è quello di controllare il libretto dell'auto, vedere la quantità riportata per il tipo di motore, inserirla, accendere l'auto, partire e via. No, assolutamente sbagliato. Come si fa? Tranquillamente, anche senza conoscere la quantità esatta di olio per un motore, procediamo ad inserirne e a riempire la coppa. Ne inseriamo finché il livello sulla stina ci indica 3/4. Non di più. Successivamente accendiamo l'auto, la lasciamo al minimo 2-3 minuti in modo che l'olio vada in circolo riempiendosi anche il filtro e così via. Successivamente spegniamo l'auto, la facciamo assestare un minutino, controlliamo il livello, questo sicuramente sarà basso perché, ripeto, l'olio è andato in circolo, e possiamo procedere ad effettuare il rabbocco finale, ovvero inseriamo l'olio fino a 3/4 di livello sulla stina, mai andare oltre. Bene, nel nostro caso, fatto il primo rifornimento di olio portandolo a 3/4 di livello sulla stina, procediamo ad accendere l'auto. Prima però premiamo diverse volte questa pompetta per far fluire il gasolio dal serbatoio alla pompa e riempire così il filtro nuovo appena sostituito, altrimenti l'auto non si accenderà. Una volta accesa, ripeto, come già detto, lasciamola 2-3 minuti al minimo, successivamente la spegniamo ed effettuiamo il rabbocco finale. Ricordo, mai superare i 3/4 di livello sulla stina.
Bene, anche questo video finisce qui, come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo inoltre che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!